Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Allora, come vedete abbiamo non tantissimi ingredienti quest'oggi sul tavolo, ma perché ne servono veramente pochi per fare questa ricetta. Allora, questa non è una mia ricetta, ma è una ricetta di Giuseppe Marras, che saluto tantissimo perché è stato veramente tanto carino a darmela. Grazie Giuseppe. Per dei cornetti favolosi, sfogliati in 7-8 ore. Ragazzi, veramente guardate, vabbè, lui è bravissimo, io cercherò di fare un decimo di quello che riesce a fare lui. Fa delle cose spettacolari, veramente lo ringrazio ancora. Allora, andiamo a stringere un pochino e vi dico subito le dosi. Abbiamo qui 500 g di farina 00, poi 250 g di acqua, 25 g di latte, 25 g di burro, 17 g e mezzo di lievito, ovviamente toglierò la parte in eccesso, 12 g e mezzo di sale, 60 g di zucchero. Qui ci sono 300 g di burro che io già ho ridotto a sfoglia. A questo punto voi sapete come si fa? Penso di sì, però nel caso ve lo ridico. Prendete un foglio di carta da forno, mettete il burro nel centro leggermente ammorbidito, poi chiudete, vedete, a pacchettino e con il mattarello stendete il burro fino a che non raggiunge appunto questa dimensione qua di un rettangolo più o meno di 30 x 25 più o meno. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prenderlo e metterlo nel frigo per un po', fin tanto che non si fa l'impasto e fin tanto che non lievita. Quindi frigo, non freezer. Frigo va bene, tanto comunque fa freddo adesso, sì. Non è estate. Quindi io che cosa faccio? Prima di tutto vado a mettere questo nel frigo. Una parola. Abbiamo trovato il posto. E adesso con la foglia andrò a lavorare per qualche minuto questo impasto. Sciolgo il lievito, eccolo qua, prendo i 17 grammi e mezzo, adesso li vado a pesare. Quindi adesso metti tutto dentro la farina, tutti gli... No. Ecco. No. Un attimo, solo che ti racconto. Allora, dicevo. No, quasi la metà, vero? Perché... sono 26 grammi l'intero, ecco, quindi... Poco meno della metà. Vediamo un po'. Eccolo qua. Mamma mia. Che precisione. Che miseria. Ce l'ho proprio... Nel sangue. C'hai il lievito nel sangue. C'ho il lievito nel sangue. E lo vado a sciogliere nell'acqua calda. Calda, tiepida, non, mi raccomando, non bollente. Scusate, io ho detto poco meno della metà, invece è poco più della metà. Poco più della metà, eh sì, perché un panetto sì. 25 grammi, quindi allora pulisco le mani perché come al solito lo sapete, chi mi segue lo sa. Vado a sciogliere il lievito in questo modo. L'acqua deve essere tiepida sempre. Tiepida, tendente al caldo, ma mai bollente o perché sennò il lievito che succede? Purtroppo. E il lievito. Allora scegliamo bene perché sennò sul fondo rimane sempre un pochino e non si fa. E lo versiamo dentro alla farina. E voilà, perfetto. Metto anche il latte così. E poi piano piano aggiungo gli altri ingredienti. Quindi adesso comincio a far lavorare con la foglia e man mano aggiungerò prima il burro, poi lo zucchero e infine il sale. A dopo. A dopo. Allora, abbiamo fatto l'impasto con la foglia, a questo punto mettiamo il sale, che è rimasto appiccicato ovviamente. È leggermente umida casa nostra, sì. Appena un attimo proprio. E mettete il gancio. Mettete avanti e fate lavorare per 6 minuti almeno. A dopo. Eccolo qui, guardate che impasto meraviglioso, guardate. Sì. Bello, incordato, guardate. Adesso lo togliamo dal gancio. Grazie. Guarda come viene via bene. Sì. Grazie ancora a Giuseppe. Ne sono tanto contenta di questa cosa. E adesso lo copriamo con la pellicola e lo mettiamo a lievitare
per un'ora circa Ok. a 26 gradi, mi raccomando. Quindi scaldate bene il forno, prendete la temperatura se avete un termometro e mettete l'impasto a lievitare lì Per un'ora a 26 gradi. per un'ora a 26 gradi, coperto con la pellicola. A dopo. Allora, eccoci qua, è passata un'ora, vedete com'è bello lievitato. A questo punto lo mettiamo in frigorifero, così come sta, per un'ora, a 4 gradi. Ricetta di Giuseppe, Io seguo fedelmente la sua ricetta. Quindi ci vediamo tra un'ora. Ci vediamo tra un'ora. Allora, eccoci, dopo un'ora di frigorifero, questo è il risultato. Guardate che bello, Sì. Mazza, è cresciuta anche nel frigorifero. anche in frigorifero. Strano, che di solito... No, di solito anche nel Sì? frigorifero. Sì. A questo punto togliamo l'impasto. Abbiamo già tirato fuori il burro dal frigorifero. Adesso, sì, perché deve essere comunque freddo. Ops, ecco qua. Metto un pochino di farina, ma appena, proprio per non farlo attaccare Al tavolo. al tavolo. Guarda come fa Bonci, butta lì sul tavolo. Bunci è fantastico, riesce a fare tutta una fontana, come fa lo sa solo lui. A questo punto che facciamo? Salutiamo anche Gabriele Bonci. Sì, che pure lui ci segue. Sempre. Dio santo. Dio, tra lui e Cannavacciolo sai che ansia. Ma veramente, che insomma, belli grossetti i cipollini, eh? Non è che noi siamo così fini, però insomma, dicevo, adesso facciamo un bel rettangolo, che tanto a me il rettangolo mai No, ti è verrà. venuto una volta sola, ma non stavamo facendo la ripresa. È vero, è verissimo. Infatti, come vedete. Ma è normale, insomma. Mo stavolta Ti stanno venendo come i coperti della Magic Lancio. Cooker, qua tondo. lancio, come si dice, spezzo una lancia in mio onore, in mio favore. Ma che sto dire? Ma che ne so? La stanchezza. Spezza sta arancia, dai. Ecco qui. Tu queste cose le devi fare di notte, così quando io mi sveglio trovo i cornetti fatti. Certo, caro. Vediamo un po'. Sì, ci siamo. Vedete com'è bello tostarello. Adesso piano piano lo togliamo dalla carta da forno, che il piano piano voi lo sapete tutti, chi mi segue, che per me non esiste. La delicatezza di un caterpillar. L'altro giorno vedevo un video su un dolce credo giapponese, eseguito da una donna giapponese, si vedeva dalle mani, insomma, la delicatezza. Sembrava che danzasse con le mani. Ecco, io zappo con le mani. Tu pure, però ce l'hai quella delicatezza. Quindi lo chiudiamo in questo modo. Delicatissima io proprio. Facciamo con baciare i lembi. Giuseppe, perdonami, io non sto facendo le cose che tu fai perché tu sei veramente molto bravo. Io, insomma, me la cavicchio. Ecco, chiudiamo bene. Il cornetto è fatto. No, non è fatto il cornetto. No. A questo punto dobbiamo incassare il burro. Così lo minacci, non No, così macciacco le dita ogni volta. Infatti poi dopo imparo piano piano e lo prendo da sopra il mattarello. Quando stai così. Esatto. Tanto succede tutte le volte, non è che per carità. Allora, una volta che abbiamo fatto, dobbiamo incassarlo per bene, cercando di non rompere in nessun modo l'impasto. Quindi mettiamolo nei vari versi, e non dobbiamo far fuoriuscire il burro,
sopra. Che cosa facciamo? Lo mettiamo, facciamo una bella piega a 3, quindi così e così di nuovo, o a 4 come volete, e lo rimettiamo, esatto, e lo rimettiamo questa volta in freezer per 25-30 minuti. Scusate il rumore, ma bisogna fare questo, bisogna fare questo, quindi ci rivediamo una volta che ho incassato tutto il burro, a fra poco. Ecco qua, l'ho già piegato a 3, come potete ben vedere, e a questo punto lo ripongo nella carta da forno. Se non arriva ne metterò altro, no? O magari mettete, non so, una pellicola, quello che preferite. Lo scotch? No, infatti metterò la pellicola e lo lasciate per 25-30 minuti nel freezer. Ci vediamo dopo. Ci vediamo tra una mezz'oretta circa. Allora, passato il tempo, togliamo dalla pellicola, togliamo dalla carta forno. Come vedete è comunque lievitato. Sì, è vero. Sentite? Tempo in tempo. Lo togliamo dall'incarto. Questa la riutilizzerò. Ecco qui. Metto sempre appena una spolverata proprio, così, proprio per non farla attaccare, e vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima. Questa cosa la facciamo per 3 volte, quindi 25-30 minuti nel freezer, poi lo togliamo e facciamo questo e via dicendo. Quindi ci rivediamo una volta fatte tutte le pieghe. Se volete, se vi trovate bene, potete fare anche la piega a 4 anziché la piega a 3. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Allora, a questo punto abbiamo finito di fare le pieghe e dobbiamo stendere l'impasto. Voilà. Ricominciamo. Eh sì, dobbiamo stenderlo proprio perché poi dobbiamo andare a formare i cornetti. Quindi ci vediamo a sfoglia stesa. Allora, io come vedete li ho già fatti. Non saranno sicuramente bellissimi come quelli di Giuseppe, perché Giuseppe è un maestro, io sono una semplice casalinga. Però facci vedere come... Però vi volevo far vedere come faccio io. Sì, certo, come vedo. No, va bene, nel senso... Fai un taglietto alla base. Un tagliettino alla base, poi arrotolo su se stesso in questo modo, allungo un pochino la punta, ecco qua, e gli do il verso. Carino! Faccene vedere un altro. Pronti. Quindi un tagliettino alla base. Un tagliettino alla base. Poi cominci ad arrotolare. Comincio ad arrotolare piano piano così. Lo allunghi un pochino. Esatto. E voilà. Carinissimo. Ecco qua. E adesso? E adesso dobbiamo aspettare che lievitino. E voi direte quanto tempo? 2 ore a 26 gradi. Ma in forno? Sì, beh, se avete una casa dove avete la fortuna di avere 26 gradi, perfetto. Almeno in questo periodo. Ecco, e prima di metterli a lievitare li spennelliamo con del latte. Ah, ok. Quindi li rendiamo morbidi. No. Li bagniamo un pochino. No, li rendiamo lucidi. Ah. Li rendiamo lucidi. Ok. Quindi adesso li spennello con latte e ci vediamo dopo. Allora,
Adesso li sto spennellando con il latte, questi sono i più piccini, li ho fatti di 3 grandezze, piccoli, medi e grandi. Questi sono i piccolini, quelli che sicuramente mia figlia domani prenderà e porterà al lavoro. Esatto. Allora, questa è la prima spennellata di latte, adesso li metto a lievitare e a metà lievitazione, quindi tra un'ora, do la seconda spennellata di latte. Ci vediamo dopo. Eccoli qua, sono in forno a 210 gradi per 17 minuti. A fra poco. Eccoli qua. Sono pronti. Guardate come sono belli dentro. Sì, sono venuti abbastanza sfogliati. Certo, non sono quella perfezione che ha raggiunto Giuseppe Marras, però io ci ho provato. E secondo me hai fatto anche centro. Non saranno perfetti. Non è proprio centro, un paio di giri Beh, in meno. il colore è perfetto, dai, Sì, non sì, è, sì, è il quello che colore- troviamo la mattina al bar. Sì, sì, sì. Per essere comunque una delle prime volte in una cucina amatoriale, quella che abbiamo tutti, Ah, sì, sì. secondo me hai fatto un ottimo lavoro. Grazie, amore. Ciao a tutti e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti e grazie a Giuseppe Marras. Ciao, grazie Giuseppe.